as I've said multiple times on this program, she's the most popular member of the royal family here. And Americans really, unfortunately, I feel like they ate up that gossip. You were just talking about... Credete che il destino possa essere stato scritto centinaia di anni fa? Mentre la duchessa Kate si riprende da una grave diagnosi medica, le misteriose profezie di Nostradamus vengono riesaminate e ci sconvolgono. Il profeta del XVI secolo aveva previsto il tumulto che circonda la famiglia reale britannica? Avrebbe potuto prevedere i problemi di salute che la principessa sta attualmente attraversando o forse qualcosa di più segreto? Scoprite la verità che si cela dietro queste parole misteriose. Non vorrete perdervela. Chi era questo Nostradamus? Michel de Nostradame, spesso conosciuto come Nostradamus, è stato un astrologo francese salito alla ribalta nel XVI secolo. Era famoso per le sue criptiche previsioni sul futuro. Una miniera di profezie si trova nel suo libro Les Prophéties, spesso noto come Le Profezie, scritto nel lontano 1555. Alcune di queste previsioni hanno suscitato un'inquietante sorpresa. Ricercatori e specialisti di tutto il mondo hanno scoperto quelle che sembrano essere profezie realizzate, tra cui l'iconica Rivoluzione francese e persino la comparsa di Hitler. Questo nonostante il fatto che la maggior parte di queste previsioni non siano chiare riguardo alla loro realizzazione. Ci sono anche prove che Nostradamus avesse un legame straordinario con la monarchia britannica. Era in grado di predire con precisione sia la durata della vita della regina Elisabetta, sia l'anno in cui sarebbe morta. Considerati questi precedenti consolidati, le sue dichiarazioni sulla monarchia reale, e su Kate Middleton in particolare, hanno un peso enorme per le persone esperte del settore. Cosa ha fatto Kate Middleton per passare da sogno a duchessa di Cambridge? Facciamo un piccolo passo indietro e indaghiamo sull'intrigante percorso che ha portato Kate Middleton a diventare un membro della famiglia reale, prima di passare a discutere le profezie che sono state fatte sulla sua vita. Forse vi sorprenderà sapere che Kate ha trascorso la sua giovinezza in un luogo molto diverso dalle sfarzose carrozze e dagli imponenti cancelli di Buckingham Palace. La sua nascita è avvenuta nel 1982 presso il Royal Berkshire Hospital di Reading, e non era il tipo di ragazza che sarebbe stata considerata una principessa in attesa. Sia Carol che Michael, i genitori di Kate, erano tipici esempi di persone che vivevano nel Regno Unito. Anche se non provenivano da una famiglia reale, nutrivano un profondo affetto reciproco e un forte desiderio di successo. I due si sono conosciuti mentre lavoravano per una compagnia aerea e molti anni dopo, con un pizzico di spirito imprenditoriale, hanno fondato insieme un'azienda di forniture per feste, l'idilliaca cittadina di Bucklebury, un mondo a parte rispetto ai tesori della corona e agli impegni reali. È il luogo in cui Kate ha trascorso la sua giovinezza. La sua educazione, d'altra parte, ha incluso una traccia di monarchia in alcune occasioni. Grazie all'educazione ricevuta in scuole famose come il Marlborough College, Kate ha potuto sviluppare un senso di disciplina e di grazia. I suoi risultati scolastici e atletici furono così impressionanti che divenne persino il capitano della squadra di hockey su prato. Diventò una giovane donna a tutto tondo. Il tema della storia dell'arte, che ha studiato con grande concentrazione all'Università di St. Andrews in Scozia, è stato tuttavia il luogo in cui ha trovato la sua vera passione. La relazione tra Kate Middleton e il suo fidanzato era finita da poco. È emerso che, quando frequentava il Marlborough College per le sue ambizioni scolastiche, era coinvolta in una relazione amorosa con un giovane di nome Harry Blakelock. Tuttavia, la giovane futura principessa ha sofferto molto a causa delle circostanze della sua vita sentimentale, che non è andata secondo i piani. Tuttavia, il destino aveva in serbo per lei cose più significative. Una delle svolte più significative nella vita di Kate avvenne quando si trasferì a St. Andrews, una città universitaria medievale famosa per i suoi vicoli di ciottoli e la sua bellezza antica. È in questo luogo, nel mezzo della vita frenetica di una studentessa, che il destino è intervenuto e ha messo in moto una catena di eventi che alla fine avrebbero portato alle profezie di Nostradamus. Era il 2001 quando entrò in contatto con niente meno che il principe William, all'epoca secondo in linea di successione al trono del Regno Unito. La relazione, che alla fine si è trasformata in qualcosa di più, si è accesa grazie a un incontro fortuito avvenuto durante una sfilata di moda di beneficenza tenutasi presso l'istituto. Non appena William è arrivato nel campus, c'è stata molta eccitazione.
In seguito, il giovane ha rilasciato una breve intervista, che è diventata rapidamente un argomento di discussione in tutto il mondo. Mentre tutto ciò accadeva, Kate Middleton si era già trasferita nella St. Salvatore in modo furtivo. All'epoca, il mondo intero non sapeva chi fosse. È un fatto difficile da comprendere oggi. Quasi subito, il principe William si interessò a Kate e i due cominciarono a incontrarsi regolarmente, nei corridoi o mentre andavano a scuola. Con il passare del tempo, questa amicizia si è trasformata in una relazione sentimentale e Kate si è avviata a diventare una duchessa di prestigio. Unire le forze con William. Durante gli anni che hanno preceduto il loro matrimonio, Kate Middleton e il principe William hanno mantenuto una relazione reciproca. La loro storia d'amore, d'altra parte, non è stata quella di una favola tradizionale. Kate era continuamente accompagnata dall'attenzione dei media che seguivano William ovunque andasse. L'attenzione dei paparazzi divenne un ostacolo quotidiano e la pressione di aderire agli standard della famiglia reale assunse un ruolo significativo. D'altra parte, Kate ha gestito questa nuova realtà con una calma impressionante. Dopo la laurea con lode, ha continuato a studiare e si è anche cimentata in alcune professioni diverse, tra cui quella di buyer di accessori. Nonostante tutto, la gentilezza di Kate e la sua personalità con i piedi per terra sono emerse in tutta la loro evidenza. Non apparteneva a una famiglia aristocratica né a una classe esclusiva, a differenza delle spose reali del passato. La sensazione di normalità era importante per lei, che proveniva da una famiglia particolarmente unita. Il pubblico, che la percepiva sempre più come una ventata di aria fresca e una persona accessibile che entrava nell'istituzione reale, a volte stagnante, rispose positivamente esprimendo i propri sentimenti. Negli anni successivi, si è verificato un turbinio di esperienze ed eventi significativi. Il 2010 è stato l'anno in cui William ha chiesto alla fidanzata di sposarlo, dopo una lunga relazione caratterizzata da una frenesia mediatica e da brevi alti e bassi. Quando la coppia ha dichiarato con gioia il proprio fidanzamento, l'intero mondo ha rivolto l'attenzione su di loro con il fiato sospeso. L'annuncio è stato accolto con un tripudio di festeggiamenti da parte dei sostenitori, come se avessero anticipato la notizia per un periodo di tempo considerevole. Il matrimonio reale, celebrato nel 2011, è stato seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Kate Middleton ha affascinato gli spettatori con la sua grazia ed eleganza, indossando un abito classico di Alexander McQueen. Era assolutamente splendida durante l'evento. Tuttavia, oltre al rango reale, dovette affrontare anche una nuova serie di ostacoli in seguito al suo ingresso nella vita matrimoniale. Secondo le previsioni di Nostradamus, alcuni di questi ostacoli sarebbero stati affrontati subito, mentre altri si sarebbero presentati anni dopo. Kate ha dovuto adattarsi alle rigide regole associate alla vita reale. Doveva imparare a gestire le apparizioni in pubblico, le attività di beneficenza e a rappresentare la monarchia sulla scena internazionale. Nonostante non sia stato sempre semplice, Kate è stata in grado di affrontare la situazione grazie al sostegno incondizionato di William e alla sua forte etica del lavoro. Con la nascita dei figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, la posizione di Kate all'interno della famiglia reale è diventata ancora più solida. Ha abbracciato il ruolo di genitore con un atteggiamento amichevole e dedicato, ed è stata vista spesso in visita alle funzioni scolastiche e alle attività sportive dei figli. La gente comune ha visto un nuovo lato di lei, quello di una madre dedita e premurosa, che è stata apprezzabile non solo come membro della famiglia reale, come la promozione della consapevolezza della salute mentale e lo sviluppo dei bambini piccoli. D'altra parte, la sua tranquilla esistenza è stata sconvolta dalla recente diagnosi di cancro ricevuta e dalle misteriose profezie di Nostradamus sulla famiglia reale. Per quanto riguarda la famiglia reale, come si inserisce il futuro dell'amata principessa nelle previsioni fatte? Scopriamolo. La previsione di Nostradamus sulla famiglia reale è stata realizzata. A causa del fatto che diverse previsioni sui re che regneranno nell'anno 2024 hanno fatto il giro dei media, l'anno 2024 ha un significato enorme per la famiglia reale. Numerosi analisti ritengono che queste profezie siano un forte indicatore del fatto che i monarchi reali, compresa Kate Middleton, dovranno affrontare delle sfide nell'anno 2024. Tra tutte queste profezie mistiche,
Quella che ha suscitato maggiore attenzione è quella che afferma che Re Carlo si dimetterà bruscamente dalla sua posizione di monarca regnante. A più di un anno dalla sua ascesa al trono, dopo la morte della madre avvenuta nel 2022, è stato diagnosticato un tumore alla prostata a Re Carlo, che ha ricevuto questa preoccupante diagnosi in seguito a un recente intervento chirurgico per curare un ingrossamento benigno della prostata. Nonostante la famiglia reale abbia tenuto nascosti alcuni dettagli della malattia, la notizia ha scatenato una notevole quantità di ansia e di discussioni sia tra il pubblico che tra i medici. È piuttosto notevole che Nostradamus sia stato in grado di anticipare nel suo libro L'età della regina Elisabetta l'anno della sua scomparsa e la terribile morte di Lady Diana. Di conseguenza, alcuni specialisti ritengono che anche le altre sue previsioni sulla famiglia reale potrebbero avverarsi negli anni a venire. Il fatto che Kate Middleton svolga un ruolo chiave in tutto questo è piuttosto interessante. L'interpretazione di una delle previsioni di Nostradamus tratta dalle profezie. È stata fornita dallo scrittore britannico Mario Reading e da numerosi altri specialisti. Secondo le precise parole di Nostradamus, il re delle isole sarà cacciato e sostituito da una persona che non avrà nessuna delle caratteristiche di un re. Ciò suggerisce che Nostradamus potrebbe essersi riferito al re Carlo del Regno Unito, dato che la giurisdizione del Regno Unito comprendeva l'isola di Wight. Si ritiene che la frase contenuta nella quartina 1020 secondi sia una premonizione dell'abdicazione di Re Carlo, che potrebbe essere stata causata da disordini o instabilità sociale. D'altra parte, nonostante il fatto che la fine del regno di Re Carlo possa essere prevista con precisione, ci sono altri analisti che ritengono che potrebbe non verificarsi in modo così drastico come previsto. Essi sostengono che è altamente improbabile che Re Carlo lasci la sua posizione con questo metodo e suggeriscono opzioni alternative, come il monarca che si dimette a causa della cattiva salute o della mancanza di desiderio di continuare a regnare. La parte finale del termine si riferisce a una persona non prevista che ha il potenziale per affermarsi come sovrano, nonostante siano in molti a credere che si tratti del principe Harry, il figlio separato di Re Carlo. C'è un numero significativo di persone che ritiene che questo possa essere un'indicazione di un cambiamento globale e sistemico nel governo, che porterebbe il Regno Unito a essere una nazione democratica. Tuttavia, alla luce della recente diagnosi di cancro ricevuta dalla principessa Kate Middleton, è difficile non riconoscere le profezie di Nostradamus sui prossimi tempi difficili per i sovrani. Tuttavia, c'è una svolta nella storia. Nonostante il fatto che il vero Nostradamus sia morto da molto tempo, un mistico contemporaneo ha recentemente catturato l'interesse del grande pubblico con le sue audaci previsioni sul futuro. A differenza delle nebulose previsioni di Nostradamus sulla famiglia reale, questo mistico ha fornito chiare previsioni sul futuro di Kate Middleton. Ma chi è esattamente questo profeta moderno e quanto sono affidabili le sue previsioni? Scopriamolo. L'interpretazione contemporanea di Nostradamus. Athos Salome è un sedicente sensitivo brasiliano che è stato definito da molti il Nostradamus dei giorni nostri, per aver previsto con precisione molti grandi eventi che si sono verificati negli ultimi anni. Alcuni eventi, tra cui la pandemia Covid-19, l'evento in Ucraina e persino la morte della regina Elisabetta, sarebbero stati predetti da Salomè molti anni prima che si verificassero realmente. In effetti, il medico brasiliano, che ha 37 anni, ha fatto una previsione sulla Covid-19 già nel 2012. Grazie alle sue audaci affermazioni e alle sue precise profezie, ha ottenuto una notevole fama sui social media. Le sue previsioni su Kate Middleton sono notevoli perché coincidono con quelle di Nostradamus, vissuto nel XVI secolo. È quasi come se stesse ampliando la profezia originale. Una delle previsioni più note di Athos Salomè si è già parzialmente realizzata quest'anno, ed era una delle sue previsioni. Aveva inviato un avvertimento sull'avvicinarsi dell'oscurità che sarebbe durata 3 giorni, in grado di interrompere il funzionamento del pianeta. In un'intervista condotta in esclusiva per The Daily Star nel 2017, Salome ha evidenziato i potenziali risultati che potrebbero verificarsi a seguito di una tempesta solare causata da enormi eruzioni sul Sole. Aveva previsto che un'eruzione solare avrebbe raggiunto la Terra e aveva anche anticipato che un'espulsione di massa coronale si sarebbe verificata molto presto. L'eruzione solare c'è stata, il che conferisce un certo peso al suo avvertimento.
nonostante il fatto che la previsione di un'oscurità di 3 giorni non si sia completamente avverata. Nonostante il mistico brasiliano tenga segreta la sua vita e le informazioni disponibili su di lui siano molto poche, le persone che lo seguono sui social media hanno molte idee sbagliate su di lui. Alcuni lo considerano una controparte moderna del mitico veggente e alcuni pensano che sia una reincarnazione del vero Nostradamus. Altri credono che abbia acquisito talenti di cui gli esseri umani non sono ancora consapevoli. Secondo lo stesso Salomè, egli non possiede il dono della profezia. Piuttosto, possiede il potenziale intrinseco di percepire sfumature segrete del futuro. Salomè ha fatto una serie di altre previsioni particolari per l'anno 2024. Oltre a quella di un'eruzione solare in quell'anno. Una di queste parla dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, al punto che le persone saranno in grado di connettersi con i loro cari scomparsi attraverso l'uso di questa tecnologia. Il brasiliano sostiene che questa innovazione rivoluzionaria aiuterà gli individui a superare le esperienze traumatiche e le difficoltà, fornendo loro una visione dei loro obiettivi di vita e dei loro percorsi spirituali. Questa audace previsione ha suscitato una notevole quantità di discussioni. Alcuni l'hanno percepita come una visione positiva del futuro, mentre altri la considerano solo una finzione. I seguaci di Salomè, invece, attendono con entusiasmo la realizzazione dei suoi sogni per l'anno 2024, che includono quelli per Kate Middleton. Previsioni su Kate Middleton. L'interpretazione di Athos Salomè di fatti futuri nascosti riguardanti il futuro della principessa Kate Middleton ha recentemente riscosso un grande interesse. Questo si aggiunge alle sue precedenti e popolari previsioni, molte delle quali si sono già avverate. In una recente intervista al Daily Star, il mistico ha suggerito che la principessa del Galles dovrà affrontare ostacoli enormi nell'anno 2025. La profezia è scritta con le parole di Salomè e dice: «Duchessa, stai per attraversare un periodo di trasformazione e rinnovamento nella tua vita, che ti preparerà per l'anno 2025. Grazie a un'approfondita contemplazione, si manifesteranno nuovi punti di vista e nuove opportunità». Questa previsione ha suscitato conversazioni e preoccupazioni significative tra gli osservatori reali e il pubblico in generale, che contemplano le potenziali ripercussioni che questi eventi sconvolgenti potrebbero avere per Kate Middleton. Poiché Salomè afferma spesso di non essere un indovino, ma piuttosto una persona che possiede una comprensione profonda e intuitiva delle informazioni nascoste. Si ha l'impressione che sia in grado di rivelare fatti e fornire intuizioni che vanno al di là di ciò che viene generalmente compreso. Le sue previsioni sono state rispettate grazie alla sua capacità di prevedere eventi come la pandemia Covid-19 e l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Di conseguenza, è difficile ignorare le sue affermazioni su Kate Middleton. Salomè sostiene che la principessa ha problemi alle ossa, alle ginocchia, alle gambe e alle articolazioni, che si suppone stiano migliorando grazie alla sua partecipazione alla fisioterapia. Nonostante ciò, non si preoccupa molto di questi problemi. Prevede che dedicherà la maggior parte della sua attenzione al conflitto con la corona reale. Dato che il marito è il presunto successore al regno, questa previsione ha suscitato l'interesse di un gran numero di persone che, a loro volta, hanno aggiunto un ulteriore livello di suspense al suo destino. Le osservazioni di Salomè hanno suscitato diverse speculazioni sul futuro di Kate Middleton, che hanno affascinato sia coloro che seguono la famiglia reale sia il grande pubblico. Poi, Salomè ha continuato dicendo che c'è un notevole disaccordo tra i fratelli su chi prenderà il posto del padre nel caso in cui fosse necessario. Dato che tutto nella vita di Kate è già stato scritto, è assolutamente necessario che presti molta attenzione alla sua salute sia mentale che fisica. La nuova diagnosi di cancro della principessa è coerente con la prognosi che prevede un periodo difficile per lei in futuro, anche se non è stato stabilito se abbia o meno problemi alle ossa. Alcuni specialisti hanno addirittura proposto che il 2025 potrebbe essere l'ultimo anno di vita di Kate Middleton. D'altra parte, c'è un gruppo di persone che ritiene che i suoi problemi personali potrebbero potenzialmente causare scompensi nell'equilibrio di potere all'interno dell'intera famiglia reale. Se consideriamo gli ultimi avvenimenti, possiamo notare che i problemi personali di Kate Middleton sono già iniziati. Non c'è traccia di Kate Middleton in pubblico.
Nonostante tutta l'eccitazione che ha circondato le misteriose previsioni sul futuro di Kate Middleton, il fatto che sia scomparsa dai riflettori pubblici senza alcuna spiegazione non ha fatto altro che infittire il mistero. È stata l'ultima volta che la principessa di Galles è stata vista in pubblico prima che le venisse diagnosticato un cancro. È stato il giorno di Natale del 2023, quando ha partecipato alla funzione religiosa annuale a Sandringham. Dall'incoronazione di Re Carlo e della regina Camilla nel maggio 2023, questa è stata la prima occasione in cui i membri della famiglia reale sono stati visti in pubblico per questo particolare evento. Kate indossava un trench blu reale, un paio di orecchini di zaffiro e un berretto blu reale in tinta con l'abito. Inoltre, portava i capelli semi-alzati e semi-abbassati. Tutti questi abiti sono stati indossati in questo giorno sacro. Durante la processione all'interno della chiesa, la principessa sembrava di buon umore, dando l'impressione di sorridere alle persone che la guardavano e di tenere per mano i suoi figli. D'altra parte, nessuno sapeva che questa sarebbe stata l'ultima volta che la cara principessa sarebbe stata vista in pubblico. Dopo la sua ultima apparizione in pubblico, nel gennaio 2024, Kate Middleton ha iniziato ad avere problemi di salute e sarebbe stata ricoverata in ospedale. Questo avvenne circa un mese dopo la sua ultima apparizione in pubblico. Il suo inaspettato allontanamento dai riflettori pubblici era già stato osservato da diverse persone, che avevano già iniziato a discuterne. Questo nuovo materiale dà credito alla dichiarazione di Athos Salome, secondo cui la principessa di Galles avrà un periodo difficile in futuro, il che è motivo di preoccupazione. Mentre tutto ciò accadeva, anche un altro membro della famiglia reale, Re Carlo, stava affrontando problemi di salute che erano il risultato indiretto della sua diagnosi di cancro. Nonostante Carlo abbia fatto pochissime apparizioni pubbliche nonostante la sua malattia, la principessa Kate è stata totalmente assente dalla vista pubblica per un periodo di 5 mesi, il che ha portato a notevoli speculazioni sulle sue condizioni. Concha Calleja, una giornalista spagnola, ha fatto un'affermazione audace non molto tempo dopo il ricovero di Kate in ospedale. Il giornalista ha rivelato che i medici di Kate hanno compiuto un passo radicale per salvarle la vita dopo che la principessa aveva avuto grossi problemi di salute. D'altra parte, Buckingham Palace ha rivelato che il vero motivo dei problemi di salute della principessa Kate e del suo ritiro dagli occhi del pubblico è stato l'intervento chirurgico allo stomaco a cui si è sottoposta. Kate Middleton è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'addome. Nel gennaio 2024, Kensington Palace ha rivelato che la principessa di Galles si era recata alla clinica di Londra per un intervento chirurgico allo stomaco che era stato programmato. Dopo il suo ricovero in ospedale, molte persone erano curiose di sapere cosa le sarebbe successo, ma il messaggio assicurava che tutto sarebbe andato bene. Si prevede che la principessa Kate rimarrà in ospedale per altri 10-14 giorni prima di tornare a casa per terminare la convalescenza. Come si legge nel comunicato diffuso da Kensington Palace. Secondo il comunicato, l'operazione della principessa Kate è riuscita. Dopo l'operazione a cui è stata sottoposta la moglie, il principe William ha deciso di mettere da parte tutti i suoi obblighi reali per fare visita alla moglie mentre era in ospedale. Dopo aver lasciato l'esclusiva clinica londinese, il principe di Galles è stato visto allontanarsi a bordo del suo veicolo. Secondo il Telegraph, William ha guidato da solo fino all'ospedale per ricevere le cure mediche. Nonostante la principessa sia stata dimessa dall'ospedale 13 giorni dopo l'operazione, ha continuato a essere liberata dalle sue responsabilità reali come misura precauzionale per garantire che la sua salute non fosse compromessa. Il 29 gennaio è stato il giorno in cui è stato accertato il suo ritorno a casa, secondo un comunicato ufficiale. La dichiarazione indicava anche che la donna era in continuo recupero e che stava facendo buoni progressi. Inoltre, il comunicato ha riconosciuto gli sforzi compiuti dal personale infermieristico e dall'equipe di medici che lavorano presso la clinica Oxford. Tuttavia, nonostante queste affermazioni ufficiali, un numero significativo di persone era dell'opinione che la lotta per la salute di Kate Middleton fosse molto più profonda di quanto fosse stata dipinta. Inoltre, non c'era alcuna conferma da parte di Kate Middleton stessa su queste accuse, nonostante il principe William fosse regolarmente visto in pubblico da solo. Tuttavia, la verità, che era stata ammantata di mistero, alla fine è stata rivelata al pubblico. Un esame per il cancro, il 22 marzo 2024.
Kate Middleton ha rivelato in un videomessaggio personale di essere sottoposta a chemioterapia per un tipo di cancro non identificato. Questa rivelazione è arrivata nel bel mezzo delle crescenti preoccupazioni dell'opinione pubblica e di una prolungata assenza dalla vita pubblica. Il fatto che questa dichiarazione sembrasse coincidere con l'inizio della profezia di Nostradamus su Kate Middleton ha suscitato grande interesse nell'opinione pubblica. La principessa reale ha realizzato un video emozionante e ha iniziato esprimendo la sua gratitudine ai suoi sostenitori per le belle parole che le hanno inviato durante quelli che sono stati 2 mesi estremamente difficili per tutta la famiglia reale. Dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico allo stomaco nel mese di gennaio, Kate ha rivelato che tutto sembrava essere in ordine e che l'intervento era stato eseguito senza alcuna complicazione. In accordo con le raccomandazioni del suo team medico, la principessa ha deciso di intraprendere un ciclo di chemioterapia profilattica che ha segnato l'inizio del suo trattamento contro il cancro. Questa notizia non solo ha sorpreso i membri della famiglia reale, ma ha anche stupito la popolazione del Regno Unito. Kate Middleton ha rivelato che lei e suo marito, il principe William, hanno fatto ogni sforzo per gestire il problema in modo prudente e riservato. Questo evento, d'altra parte, è stato fortemente collegato alla profezia di Atos Salomè, che affermava che il conto alla rovescia sarebbe iniziato per la principessa del Galles nell'anno 2024. Un esperto ha fatto questo collegamento. Inoltre, se il suo parere è corretto, ciò potrebbe indicare che la predizione fatta da Nostradamus nel XVI secolo sull'abdicazione del re e la nascita di un successore ignaro della situazione è un passo più vicina a verificarsi davvero. Pensateci un attimo. Se il re Carlo decide di farsi da parte per i suoi problemi di salute, e anche il principe, William decide di non salire al trono perché la moglie è affetta da una malattia mortale. Questo non implica che il principe Harry, il figlio particolare, sarà il prossimo in linea di successione? Questo è diventato l'argomento più interessante sul futuro di Kate e della monarchia reale. Gli specialisti stanno cercando di comprendere più a fondo i futuri conflitti che Kate Middleton dovrà affrontare, immergendosi nelle precedenti previsioni fatte da un indovino del XVI secolo. Nel frattempo, i seguaci e gli ammiratori della famiglia reale sono ansiosi di sapere quando Kate tornerà. Vorreste rivedere Kate Middleton? Dopo l'annuncio della diagnosi di cancro, Kate Middleton non è tornata alle sue responsabilità reali né ha fatto alcuna apparizione pubblica. Una dichiarazione rilasciata dal palazzo suggerisce che la principessa non tornerà al lavoro fino a quando non avrà ottenuto il permesso dal suo team medico. Queste informazioni sono state fornite in un comunicato ufficiale. In occasione della festa della mamma è stata pubblicata una fotografia di Kate e dei suoi figli, segno dell'amore che una madre nutre per i propri figli. Nonostante l'assenza di apparizioni pubbliche in questo periodo vitale, la foto è stata diffusa. Tuttavia, questo primo scatto ufficiale di famiglia dopo la diagnosi di cancro ha suscitato un certo scalpore. 2 giorni dopo che la foto è stata resa pubblica, Kate Middleton è intervenuta sui social media per discutere la situazione dal suo punto di vista ed esprimere il suo rammarico per l'incertezza che la foto ha creato. Diverse persone hanno affermato che la foto non era affatto stata scattata, affermando che il volto di Kate era simile a quello che era apparso sulla copertina di Vogue nel 2016. Ne è nato un nuovo giro di conversazioni, durante il quale sono emerse le preoccupazioni per la salute di Kate. La gente ha visto che la sua salute era talmente cagionevole da non riuscire nemmeno a posare per una foto. Tuttavia, questo tentativo non ebbe successo, e ciò portò all'intensificarsi delle vorticose discussioni sulla salute di Kate. Questi dibattiti sembravano assomigliare alle previsioni di Nostradamus moderno e di Nostradamus del XVI secolo. Tuttavia, secondo le previsioni di entrambi i veggenti, questo è solo l'inizio di quello che sembra essere un viaggio difficile per la principessa del Galles. Quali sono le vostre previsioni per il futuro? Lasciate un commento qui sotto e fatecelo sapere. Date un pollice in su se avete trovato il video piacevole e se siete interessati a vedere altri filmati di questo tipo. Visitate il canale. Grazie per la visione e spero di rivedervi presto.